Abbiamo iniziato per Grazia. Ciao Monica. Ciao. Prima sessione, 5, 4, 3, 2, 1. Grazia si trova all'esterno della propria casa, quindi a ridosso del cancello, e sta cercando di potare delle piante, come se volesse creare una protezione per casa sua partendo già dal perimetro esterno. Ti dà l'autorizzazione? Sì, allora c'è un po' di incertezza rispetto ai gesti che sta compiendo, però nel momento in cui ci dà l'autorizzazione invece è molto sicura. Va bene. Causa esoterica del fatto di aver deciso adesso di fare la sua sessione dopo 5 lunghi anni. Un tempo immane. Mm, ma allora dunque, per esempio c'è questa entità che è come un pipistrello che con le sue ali nere le copre, diciamo così, la vista. In che senso? Nel senso che lei ha proprio difficoltà a effettuare un corretto discernimento, ok? Cioè, essendo un'anima veramente super pulita, ok? Ha difficoltà a comprendere di chi si può fidare e chi deve evitare. Allora, come dire, a un certo punto, della sua vita a priori, ha scelto, la diffidenza, ok? Non l'esercizio dell'intuizione e quindi scartare alcune persone e prenderne altre. Mm? Mhm. Quindi i tempi per lei diventano molto molto lunghi prima che si decida a fare una cosa. E perché questa volta si è decisa? Cioè perché ha trovato in te e in me un amico e un'amica. Ma la sua anima, vedi, io la sento che si chiama Bianca, cioè proprio all'insegna di questa totale pulizia, questo essere cristallino, ha voluto far sentire che anche dall'altra parte c'era purezza, cioè Come si chiama lo c'erano spirito? Certo. fuoco, fuoco, proprio vedo un fuoco molto vivido che divampa a una fiamma molto alta. Dopo torniamo sulle entità eteriche, vi sa che abbiamo visto Pipistrello, no? Secondo universo. Mm, Vediamo il nome del progetto, come sempre. sai che mi viene assuefazione? È come se... allora, questo è il nome del progetto dato dalla terza dimensione alla sua vita, ok? Quindi Mhm. lei ovviamente può cambiarlo. Però è come se in questo progetto volesse abituare Grazia a tutta una serie di situazioni, un po' di rinuncia, un po' di rassegnazione, un po' di diffidenza, un po' di cedere, diciamo così, il proprio potere in alcune circostanze ad altri, un po' il tacere per il quieto vivere. Ok? Quindi questa situazione così di blanda accettazione. Vibrazione, molto curioso. 5 miliardi, Consapevolezza. 163, PS. 48. Vite. Mi viene 2003 finale. Cervello. 9,8. 8,8. Suscettibilità ipnotica. 56, 3D. 62, Vivacità animica. 100. Entità eteriche. Pipistrello e Devo dire che vedo anche Gesù, lo vedo proprio crocifisso
e vorrebbe proprio dire a Grazia di fare altrettanto, e cioè di immolarsi come ha fatto lui per gli altri. E poi c'è un'aquila che la segue costantemente e la giudica in continuazione. Giudica con una forte severità sia il suo passato che il suo presente. È come se volesse sempre farle notare delle sue mancanze, delle cose per cui lei non è totalmente adeguata. È molto puntigliosa quest'aquila. Basta. Entità mentali. Ma io ne vedo due. Una che si chiama ingenuità e l'altra tortura. Un po' ingenuità l'abbiamo spiegata prima. Eh, allora, che cosa c'è da dire? Che mh, di base proprio Grazia è una persona così, in un certo senso bambina, ok? Ha una componente estremamente pulita, buona, generosa. Naive. Sì, sì. E per certi aspetti lei potrebbe anche essere molto credulona. Mm. Mhm. Ovviamente la vita cosa ha fatto? Gli ha dato diverse batoste, per cui lei ha assunto questo atteggiamento di protezione attraverso la diffidenza. Ma, come posso dirti, c'è proprio una spaccatura tra quella che è la sua natura, che è così, molto come dici tu, naive, e invece la corazza che si è messa intorno. In realtà, mh, il modo migliore per difendersi è affinare la facoltà del discernimento, cioè maggiormente sviluppare queste nostre naturali antenne di intuizione che sanno farci riconoscere le situazioni malevole da quelle benevole, perché ne esistono di malevole, ok? Ma ne esistono di benevole. Quando noi attiviamo questo discernimento, non siamo più le prede ideali di nessuno, perché comunque abbiamo una naturale protezione. Quindi non siamo più il cappuccetto rosso della situazione che attira tutti quanti i lupi. Allora, io direi che siamo a livello 4. Ingenuità. Il grande Mm. errore di tanti, me compreso, è pensare che tutti siano come me. Quindi che tutti dicano la verità, per esempio, che tutti siano trasparenti, che tutti dicano le cose come stanno, che tutti parlino quando c'è un problema grave, gravissimo errore. Poi dopo un po' mi sono dato due belle sberle e me ne sono accorto e ho iniziato a vivere in cosa? In una matrix incompleta, imperfetta, sbagliata e palestra di un'anima che se no si annoiava nella sorgente e ha dovuto creare qualcosa di totalmente imperfetto per far qualcosa. Senza averne paura, perché Grazia non deve averne paura. Anche il fatto che lei sia una bambina, in realtà anche questa è una bugia, ok? Se ci pensiamo, questo è proprio anche il piano della terza dimensione. La terza dimensione ci vuole mandare qua come dei bambini che poi vengono inghiottiti da tutta una serie di dinamiche oscure. E lei in qualche modo per un bel po' è andata avanti così. Poi che cosa ha fatto? Ha mantenuto il suo essere bambina, ma con una corsa molto dura intorno. Però no, ci deve essere proprio un processo di evoluzione in cui l'essere bambina non ha paura del mondo, non ha bisogno di difendersi dal mondo, ma ha compreso funziona questa terza dimensione. Mm? Mhm. Senza paura di essere ferita, schiacciata o che cos'altro. Tortura. Tortura, allora, è proprio un'entità mentale che la vuole tormentare. Mm? La vuole tormentare con una serie di critiche, di rimproveri, di anche sensi di colpa, anche di pesi, di cui si è caricata e magari ancora si dovrebbe caricare, preoccupazioni, eccetera.
Tutto questo perché questa entità mentale di fatto vorrebbe generare in lei una sorta di tristezza cronica. E direi questo a livello, sì, anche questa, 4 a volte 5. Impianti. C'è questa corona di spine che vorrebbe proprio imprimerle. Non ti sento più, Monica. Ah, davvero? Sì, adesso sì. No, Che non mi si può succede? parlare Ah, della corona di spine. parliamo della corona di spine. C'è stato un calo di connessione, non so di chi, non so se mio o tuo. Vabbè. Va bene, allora c'è una corona di spine. Una corona di spine in modo che lei si convinca che assolutamente è lei sempre e comunque che si deve sacrificare, che deve prodigarsi per gli altri, che deve fare lei le rinunce, siano pratiche, siano emotive, eccetera, eccetera. E poi c'è una specie di, mh, molto in armonia con questo impianto mentale, c'è questa specie di masso sulla- sulle spalle, sulla cervicale, in modo che lei appunto si carichi di pesi, di responsabilità. Mm, Nel passato lei l'ha fatto molto e questo masso vorrebbe che lo facesse ancora nel presente. Ovviamente gli cambia le situazioni, no? Quindi se nel passato era accudire molto la madre, ma stare molto anche dietro al marito, che era un uomo molto complesso, molto problematico, adesso per esempio è la situazione della casa che non può essere serena. Quindi sempre e comunque situazioni che debbano produrre in lei un carico e una tensione. Va bene. Causa esoterica del fatto che vibra solo a 5, io mi aspettavo 20. Al di là di come si è presentata a noi, con i vari punti che adesso affronteremo, in effetti sembra, insomma, grazie a una fuoriclasse. Allora, lei lo è, cioè lei potenzialmente ha una vibrazione molto maggiore, però in questo momento è anche molto oppressa dall'abitazione in cui vive, ok? Che sicuramente fa scendere la sua vibrazione. E poi è come se lei in questo momento ancora, non so come spiegarti, ha un magazzino che in parte è un po' una dinamite, perché lei sta cercando di scantonare delle cose, cioè non le sta esattamente trasformando, ok? Cioè, tipo, tutta una serie di cose accadute nel passato, lei le ha accantonate e dice: Io non ci voglio pensare. Mm. Mm? Quelle cose in realtà non è che non dandogli attenzione svaniscono, rimangono lì, vanno a costituire una specie di blocco energetico. È come se avesse messo delle cose in cantina e quelle cose stanno iniziando a puzzare tutta la casa. Sì. Passami questa immagine. Mm, Quindi io li nascondo, ma ho la classica polvere sotto il tappeto e il tappeto esatto, inizia a avere le gobbe, esatto. le colline. Invece è necessario fare pulizia e la pulizia si può fare comprendendo profondamente il senso di questa nostra esistenza, non pensandoci perché sennò mi fa del male. Che è Mm? anche il motivo per cui siamo qui, eh. Certo. Ok. Causa esoterica della sua collana oggi. Penso Larimar o Azzurrina, Azzurrite? No, insomma, azzurro oceano caraibico e credo Corniola? Me lo puoi fare labiale che non si capisce da qua. Diaspro? Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, Quindi, il diaspro è proprio legato al suo fuoco, no? Il suo spirito che abbiamo visto che si chiama fuoco. mhm. E quindi questo assolutamente. Allora, di questo azzurro io la vedo proprio nel cielo, lei.
È proprio come lei ha la testa rivolta in alto. Grazie anche una gran sognatrice e riesce proprio a captare le energie che appartengono al mondo invisibile. Ed è certamente più facile connettersi al mondo invisibile guardando verso l'alto. Va bene, iniziamo subito con il cinema. Chiamiamo il compagno e i due figli, e poi il padre dei figli, l'ex, i È come quattro se ci uomini. fosse un muro, perché allora i due figli e il compagno sono abbastanza vicini allo schermo. Poi c'è un muro e dietro al muro c'è l'ex. Come a dire proprio che c'è proprio una, non so come dirti, una netta separazione, probabilmente che è anche dovuto all'approccio alla vita che hanno, no, queste persone. Come se ci fosse incomunicabilità quasi, no? Come vedi i due figli, il grande e il piccolo, diciamo. Molto educati, sono avvenuti con grande rispetto qui, quasi anche ci tenevano a pulirsi le scarpe sul tappetino prima di entrare per non sporcare. Ehm, Però non so perché vedo un mazzo di carte. Se ci fosse anche un discorso di sorte, di destino, io non so se c'è qualcuno di loro, di questi tre, che parla di questo. Ehm, Come se la vita fosse una partita di carte da giocare. Mm. In un cinema, un'anima che si presenta come quella dei due figli, ehm, tu, indipendentemente che ce l'abbiano detto, vedi che sono cinivaccati o no? C'è un qualcosa che li differenzia o no? Può anche essere di no. Forse, forse lo potrei vedere di più nel quello più grande, ma mi dice che è come se fosse un discorso di sistema, rispetto al sistema. Cioè non ne faccio un discorso fisico, come Grazia ci ha detto, sono ragazzi molto sani, in perfetta salute, eccetera, no? Però come se vedessi che è più forte il gancio del sistema sul figlio grande. Ah, ok. Ma tu vedi qualcosa? Vedi una luce differente in quelli che hanno fatto un Cinivac o no? In eterico. Chiaramente dipende, da soggetto a soggetto. Ok, dipende. Sì, diciamo che vedo un po' il grande un po' più opaco Mm. E il compagno? e sorridente. E forse sono sue le carte, sai? Ehm, È come se sentissi anche che dice o la va o la spacca. In fin dei conti, lui probabilmente ce l'ha questa componente di concepire la vita come gioco. Ha un'aura fiamma per grazia. Sento che c'è molta attrazione fra di loro, anche come chimica, diciamo, no? Mm, che è come se lui mi dicesse che probabilmente Grazia è una delle donne da cui è stato più attratto nella sua vita. E questo per lui ha una Molto notevole importante. importanza. Mhm. Sì, per lui sì. Ehm, Dice che lei è molto intrigante, è diversa dalle altre, che è un po' una perla rara, diciamo. È anche come fiero di se stesso, per essere riuscito ad attrarre una donna così. Per quanto riguarda il discorso fiamme, mm, è come se fosse anche una conoscenza, anche lenta per certi punti di vista. Certamente questo è anche dovuto al fatto appunto che Grazia tende ad andare un po' con il freno a mano tirato, no? Mm, Però a lui piace questa cosa Mm. perché la scopre
gradualmente. Io Quindi, adesso le vedo mm, quinto livello. quinto livello. Anima gemella, quinto livello. Dopodiché si diventa fiamme, primo livello, secondo livello, terzo, quarto, quinto. Va bene, ottimo. Monica, chiamalo gnomo. Mm. Viene con un'accetta in mano. Spieghiamo, Ah, Grazia nel dormiveglia una sera, una notte, ha visto proprio con gli occhi della mente e ha sentito con le orecchie della mente i piedoni nudi che correvano verso il letto, si è protetta, ha alzato le sue vibrazioni e quando questo gnomo è salito sul letto è stato sbalzato per la grossa differenza vibrazionale, è stato sbalzato via ed è scomparso. mm, mm. Non lo so, guarda, a me quello che è venuto, è questo, che la proprietaria precedente, che era questa signora anziana, aveva proprio degli alleati, di questo tipo. Cioè, era proprio riuscita nel corso degli anni a farsi, degli amici, che sono, diciamo così, sul limite tra il materiale e l'eterico, no? Ehm, diciamo così, che i suoi amici erano anche un po', come posso dirti, con una consapevolezza un po', diciamo così, grossolana, ok? Quindi di fatto lei ha come simpatizzato con queste creature un po' basiche, no? Anche negli approcci, nelle manifestazioni, eccetera. Ed erano un po' i numeri tutelari della casa. Mm? Questa signora comunque era, diciamo così, da sola e si era creata, ti posso dire, un suo piccolo regno. Come se lei fosse la regina, c'erano tutti questi vari personaggi che erano alcuni amici, alcuni sudditi. Mm? Ehm, vedo che se questa donna, quando poi se n'è andata, non è che sia andata proprio via a cuor leggero, felice di rinunciare al suo piccolo impero. È rimasta lì? Allora, vedo, tipo, aspetta un attimo, perché mi fa vedere come una specie di groviglio, di... Sì, che sembra un groviglio come se fossero rovi, diciamo, no? Ehm, però tipo come se avesse già dissuaso altri, non so se altri erano andati a visitarla, eccetera, dal comprare quella casa lì, dall'abitare quella casa lì. E Ehm, lei non ce l'ha fatta a dissuaderla. no, no, perché comunque Grazia ha visto tutte le potenzialità, eccetera, gli piaceva il contesto, molto affascinante, molto intrigante. Mm, Poi effettivamente è come se lei, questa anima ormai, no? Avesse proprio stretto anche alleanza con un po' con questo vicinato, come posso dirti, dell'oltretomba, ok? Perché lì appunto ci sono queste ville storiche. Mm? Mhm. È come se si fosse creata proprio un sodalizio tra queste anime che vogliono anche un po' difendere quella parte lì di territorio. Ok, allora chiamiamo un po' di gente, chiamiamo tutto quello che è non visibile in quella zona. Ci sono delle ville nobiliari, nobili, di ex nobili disabitate da anni, c'è la casa di Grazia, c'è tanta vegetazione, ci sono degli elementali cattivi, dispettosi, come li possiamo chiamare? Cioè, più che sì, dispettosi sì, ma perché erano dalla parte della signora. Quindi in questo momento Grazia viene vissuta come un'intrusa. Mm. Grazia è Ah, tutto quello che è di Grazia. non hanno un genio, non hanno una capacità di discernimento univoca e insindacabile, questi gnomi, no. No, come ti ho detto, sono un po' basici, ok? In realtà molti elementali possono essere manipolati dall'essere umano, ok? Non tutti.
mm? Però esiste proprio una categoria di elementali che eh, vengono in un certo senso proprio creati così, mm? Mm. Ok? Per essere proprio cioè delle estensioni di noi, ok? E ci obbediscono. E quindi no, non vedo Beh, autonomia. tra Mm. i disincarnati chi arriva? Quindi la ex proprietaria o l'ex inquilina, la signora anziana, e poi chi altri? Signora anziana, è come se mi si presentasse con una specie di vestaglia, però estiva, rossa, con dei puntini bianchi, capelli corti, bianco-giallino, diciamo. Mm? Ehm, via, via, via da casa mia. Così dice. Poi, vediamo un po', perché ovviamente questo è molto preponderante, no? Poi, questa credo che sia la mamma, che si tocca la testa così, con le mani. ehm, mm, mm, come, penso che questo sia riferito a quando era in vita, no? Questo senso di smarrimento e di confusione, se la testa non fosse sua. La mamma di Grazia. Sì. Mm. Come se la testa andasse per conto proprio, cioè che Eh, non... Alzheimer. Sì, ehm, come lei vuole come esprimere il fatto che tu ti senti un'estranea dentro te stessa. Cioè che non sei a tuo agio, non ti riconosci. Ecco, non solo non riconosci gli altri, ma non riconosci te stessa. Ed è una pena infinita, dice. Riconosce Eh, la figlia almeno? sì, sì, adesso sì, assolutamente. Sì, 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 questi sono racconti di quello che lei ha provato quando era qua, su questo nostro piano terreno. Ehm, alla figlia vedo che ha tagliato, ha reciso un fiore mh, bianco, è bianco, mh, e dice in onore della tua purezza, in onore di come ti sei messa al mio servizio. Mm. Dice, ti ho vista nuda quando eri piccola e ti ho vista nuda quando eri grande, che rinunciavi a tanto di te, per stare dietro a me. Poi mi si riferisce a qualcosa di creativo, forse? Non so perché la creatività, la creazione, la creatività, la manualità. Grazia annuisce. Ok, non so. Ehm, Poi non so, queste cose un po', non so se le pappette, non so se doveva mangiare pappette, non lo so, perché mi fa vedere questa minestra cremosa, papposa. Lei dov'è adesso? Lei dice, io sono nell'ovunque. Ora ho chiarezza, ora è tutto limpido e non ho più ostruzioni. Pensa a te, mi fa vedere come tutta la sua rabbia aveva proprio quasi ostruito parte della sua circolazione più profonda. E dice che adesso invece tutto fluisce tranquillamente. Lei adesso non si impunta più sulle cose. E vedo che dice a Grazia di guardare con più attenzione il fiore che gli ha dato, perché sembra bianco, ma non è esattamente bianco.
allora le fa notare che ci sono dei punti centrali in cui ci sono delle venature rossastre, le fa notare che ci sono dei pistilli gialli, le fa notare il verde del gambo e le dice, cara mia, tu puoi essere così, non solo bianca, ma anche di tutti questi colori. E questo ti renderà molto più forte, più sicura, naturalmente protetta. Lei dice che grazie a un gioiello lo è stata per lei, ma lo è per l'umanità. Insieme alla mamma c'è la sua mamma, cioè la mamma della mamma di Grazia, la nonna materna. Come se dicesse finalmente c'è un rapporto giusto tra, no, aspetta un attimo, la propria madre, giusto? Non parliamo della nonna paterna, giusto? Materna, materna, sì, sì. Ok. Lei dice questo, finalmente c'è un rapporto giusto. Tra chi? Eh, mm, Tra loro tre. no, cioè la mamma di Grazia parla del rapporto con la propria madre, Ah, mhm. ok? Finalmente c'è un rapporto giusto, equilibrato. Perché? Ehm, ci sono state delle offese in vita, offese, dice. E lì sono E tu, scomparse. Mm. sì, 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 assolutamente superate. Ehm, Va bene, è una sessione che va un po' per conto suo. Abbiamo iniziato con l'ognomo, abbiamo continuato con i disincarnati, perché c'era la signora anziana della casa di Grazia. Allora, stavamo dicendo anche se arrivava altra gente, insomma, altri disincarnati delle ville, per esempio. Beh, qua però mi arrivano in costume d'epoca, eh? Mm? Cioè mi arriva proprio con un abito sfarzoso e ampio E sotto. stanno ancora Eh, lì, qualcuno sì, i ripetenti ancora lì. qualcuno sì. Bene, faccio il bianconiglio di Alice e dico presto che tardi. Su, esiste il portale aureo, loro lo sanno bene. È lì aperto che li aspetta. Si può fare cucù e tornare indietro e continuare con i vestiti sfarzosi. Oppure si può fare cucù e restare lì. Lo dico alla signora ex inquilina della casa di Grazia, lo dico a tutti questi qui, esclusi i parenti di Grazia, che invece lasciamo un attimo ancora lì. Che vogliamo fare? È vero che ognuno ha la sua consapevolezza e noi siamo stanchi di dire le stesse cose, ma è anche vero che la consapevolezza globale sta aumentando, anche grazie a questo tipo di lavoro. Possibile che la vecchina sia ancora così indietro, con i suoi capelli bianchi, gialli, corti? Che quella è ancora a casa sua? Allora, adesso la voce che mi arriva è secondo me in vita era una fanciulla, forse morta abbastanza giovane, no? Boh, la collocherei metà 1700, può essere una cosa così. Mhm. Eh, praticamente mi dice, se solo qua intorno ci fosse meno paura e più amore. Ehm, Non so se forse questi luoghi magari sono anche un po' rinomati per essere così misteriosi, caratterizzati da particolari rumori o cose del genere, no? E quindi questo incute anche un po' di timore, Mm. in alcuni A lei chi gliene degli frega? abitanti.
eccetera. A questo disincarnato, a questo fantasma, che gli frega della paura di quei luoghi? Cosa gliene frega di quei luoghi? No, no, Cosa? cioè le dice se solo Eh, come vibrazioni ci fosse mm, più amore anziché paura. che le importa in quei luoghi? Ma che le importa di quei luoghi? È morta. Lei, quando è morta, ha smesso di stare nel gioco Matrix. Che cosa sta a fare lì? Il presto che tardi è relativo alla sua evoluzione, che è lì, in stand-by, morta, ferma, dormiente. Din din din, la Dormire. campanella suona. Sveglia, sei già fottutamente in ritardo. Vai, fregatene della vibrazione di quei luoghi. Non sono più cose tue. Per lo più che hai 2000-10.000 vite contemporanee in azione, rallentate da questo addormentamento, peraltro. Ho sentito come un flusso azzurro che proviene da Grazia, che le fa vedere che l'amore che quest'anima cerca lo trova nell'oltre, non lo troverà qui. Come se avesse parlato Grazia attraverso una specie di corrente elettromagnetica azzurra ed è riuscita a comunicare con quest'anima questo concetto. E quest'anima l'ha recepito, sono sincera, non l'ha recepito da te, ma l'ha recepito Ok, da questa corrente energetica proveniente da Grazia. e cosa fa? Vedo che è come se salisse, ehm, passa verso la parte alta di questo edificio d'epoca e vedo che sale su, accompagnata da questo vortice azzurro che ha creato Grazia. Ed è vero, come se poi varcasse una soglia e si sentisse investita dall'amore, che era quello che aveva cercato per anni e anni e anni e anni. Beh, cosa fanno quelli vestiti con abiti di un'altra epoca? Allora, alcune io ho come la sensazione che non siano le anime, ma come ti posso dire, sono dei residui, delle impronte, ma non ci sono più le anime, ok? Come delle memorie. Mm? Come anima proprio che mi spiccava era questa. E gli altri come se li sentissi come, non so, delle repliche di suoni, di ricordi, ma non con l'anima, ok? Come una registrazione, diciamo, Mhm. che si ripresenta nel corso del tempo. Però adesso a me personalmente non arrivano altre anime lì incastrate. C'è questa qui della signora, però, E della l'ognomo? proprietaria a casa. L'ognomo era al servizio di questa signora. Ma che fine fa? Va con la signora? No, se ne torna sottoterra. Intanto l'ognomo non si è più presentato, perché comunque Grazia è stata piuttosto risoluta. Però è ovvio che creano altri tipi di disagi, infatti, insomma, ha diversi problemi in questa casa, Grazia. È la Il causa punto, esoterica della morte di alcuni gatti, della malattia di alcuni gatti e della malattia e morte di alcune piante. sì, è proprio questo ostracismo da parte di questa signora che non vuole che questa casa sia abitata da altri. Ok, la signora non c'è più. L'ognomo rimane con la memoria dell'ostracismo o torna nelle viscere della terra a girare il mestolo nei pentoloni dei suoi minestroni da cuocere? Ci sono dei minestroni da cuocere, vai Però a perché tu cuocerseli? dici che la signora non c'è più? Perché l'abbiamo appena mandata via, non è lei? No, questa era quella dell'altro edificio. Ah, non avevo capito. No, questa era un'anima tipo del 1700. Mm. Questa signora qua, sinceramente, non saprei come prenderla.
Allora, l'ognomo è una sua propaggine, ok? Quindi se ne dovesse andare via lei, se ne Ok. va via tutto il suo esercito, diciamo, il suo esercito di elementali. Venga chi vuole fuori dal portale aureo, chi vuole, vada dalla signora in questione, le faccia vedere il portale aureo, dove sta, le dica di metterci la testa dentro e che può tornare tranquillamente a rompere i maroni a Grazia quando vuole, se dopo che ha visto il portale aureo decide di farlo. Oggi sono poco poetico, molto pratico. Io vorrei... Allora, vediamo un attimo, perché adesso mi si presenta una carrozza, come se lei appunto era poi diventata come la regina di questa casa, no? Quindi viene creata questa carrozza per poterla allontanare da questa casa. E c'è un figlio, non so, appunto, forse è il figlio di questa signora, non ho idea, che è come se agevolasse questa operazione qui. Tanto siamo tutti connessi, anche se noi non lo conosciamo, non ce l'abbiamo qui. Ed è tutta una carrozza bellissima, ben foderata. E mi sembra che sia il figlio che guida questa carrozza, no? Di Quindi che è Grazia? il cocchiere No, di questa signora. la signora. La signora, adesso il nome non lo diciamo, però noi lo sappiamo che è la signora. Eh, e vedo che effettivamente, guidando questa carrozza, lui si eleva verso il cielo e vedo cambiare tutta la proprietà di Grazia, cioè come se prima si presentava nera e secca. Poi, man mano che questa carrozza sale su verso il cielo, e inizia gradualmente a brillare, diventa appunto investita come da una luce bianca, leggermente azzurra. A meno che la signora torni indietro con la sua carrozza a riportare i rovi nel giardino di Grazia. E quanto Allora, succede? Grazia dice una bella cosa. E Chi? che dice? Grazia dice, non è che io non ti voglio qua. Se tu vuoi ogni tanto ritornare a vedere la tua casa, puoi, però voglio il rispetto. E i gatti e Come piante se vive. potessero andare, certo, è ovvio, come se potessero andare d'accordo in fin dei conti, Grazia e questa anima della signora. La signora sorride, dice che può essere un patto interessante tra loro due, un bell'accordo. Ok, la testa nel portale auro l'ha messa o no? No, no, nel portale aureo no, però già si è spostata, diciamo così, da questa dimensione terrena è andata verso l'oltre. Bene. Vuole mettere la testa dentro il portale aureo? Non è un trabocchetto, è una curiosità. Lei dice che c'è un tepore gradevole. Dove? Mette la mano, allunga la mano verso il portale aureo e dice che è gradevole la Ok, la mano l'ha temperatura. potuta ritirare? Sì, 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 sì. quindi se mette la testa la può ritirare la testa. Alziamo intorno alla signora le frequenze. Sì, ma questa signora è anche un po' un caratterino, eh. Non Io fa non... niente, deve mettere la testa nel portale aureo o non no, andiamo no, avanti. Lucio, Sì, deve. no, no. Perché non può? Io non lo faccio, perché lei No, non no, è ma lei così. deve farlo, non dobbiamo farlo noi. E fallo tu, io Mette non lo la faccio. testa, mette la mano o non Ma mette la non testa? vuole, lei, Che non cioè, lei vuole? è una testona, perché È lei una ha un ripetente, carattere. quindi. Non c'è nessun carattere, c'è soltanto l'essere ripetente. Allora, va bene, la salutiamo, lasciamo le cose così come stanno, con la consapevolezza che lei è l'ultima della fila e lo vuole essere. Non è la prima, non è una delle più brave, è l'ultima l'asina della classe. Resta così? Lasciamo così le cose come stanno? L'asina della classe? Col suo bravo cappello a forma di cono bianco di carta, con le orecchie di carta dell'asino?
Non so, io la Deve vedo solo mettere la diversamente. testa e tornare indietro con la testa. Sa cosa ce l'ha e quando vorrà ci andrà, se no non ci andrà. Va bene, ma sa cosa c'è e non crede a me, crede ai suoi occhi. Cosa fa? Non lo so, l'ho persa. Nulla. La lasciamo, le lascio il suo cappello d'asino con scritto sopra nessun carattere, non caratterino, nessun carattere. Ok, ogni tanto tornerà e Grazia le farà vedere casa propria. In ogni caso hanno fatto un accordo e va bene così. Ma è successo per finora una roba del genere. Qualunque disincarnato è sempre andato a vedere cosa c'è nel portale Aure. Mai è successo. Ma l'ha fatto. Lei ha messo la... Che non ha Cioè, messo la testa. ma non so, forse bisogna Che non ha messo la rispettare testa. i tempi, i modi. Ognuno è a sé. Va bene. Capacità medianiche di Grazia. Guarigione, autoguarigione, modifica del tempo meteo. Non ho capito se anche del tempo orologio, anche? No, meteo. Gestione delle scie chimiche. Sa far arrivare il vento per spazzarle via o sa far arrivare il vento o smettere di soffiare il vento. Sa togliere il malocchio e tante altre cose. Sì, lei è proprio una bellissima batteria. Perché in questo senso il fatto di essere molto fanciulla, diciamo così, bambina, la rende una maga assoluta, proprio come i bambini, no? Che credono profondamente di poter fare una cosa e quindi la sanno fare perché non hanno nessun tipo di sbarramento, nessun tipo di logica, di convinzione che le freni. E quindi in questo la sua totale ingenuità e purezza le è grandissima alleata. Potrebbe Ehm, aumentarle queste capacità medianiche. Potrebbe, ecco, anche lei iniziare un dialogo profondo con gli elementali. Eh, allora, cioè, ogni pianta è tenuta in vita dagli elementali. Quindi lei potrebbe iniziare questa comunicazione, questo dialogo, questo rapporto con gli elementali per aiutare il suo giardino, le sue piante a stare bene in vita. Ogni pianta ha un elementale, Penso più di uno. più di Sì, uno, ma non sì. esistono piante senza. No, se no muore. Quindi l'elementale è una parte della pianta. È il generatore della pianta. Cioè, tutta quello che noi vediamo esiste perché c'è un piano eterico, Mhm. ok? Quindi non è che il piano eterico è una parte del piano materiale. Il piano eterico è il generatore del piano materiale. Quindi gli elementali generano le piante, generano i fiori, generano tutto, La vita degli animali. certo. La nostra? Ah, Allora, dunque, noi abbiamo un campo energetico, per come vedo io, in cui ci sono diversi elementali all'interno del nostro campo energetico. mhm. Mm. Ehm, ehm, e vedo che magari presiedono alle varie funzioni, ok? Quindi che ne so, al flusso del sangue, al battito cardiaco, eccetera. E poi c'è la famosa guida. Poi, sempre in questo campo energetico, ce ne sono anche più di una, dipende poi, da ciascuno di noi. Diverse guide anche potrebbero essere, diverse nei periodi della vita o anche contemporaneamente diverse. Quindi l'eterico crea il fisico e crea Mm, la vita. certo.
Va bene. Come può aumentarle ulteriormente queste capacità medianiche in un altro modo da quello già descritto? Allora, adesso qua mi sta facendo vedere che sta preparando una tisana, quindi in realtà mi riporta in qualche modo al discorso delle erbe. Come se lei scegliendo alcuni tipi di combinazioni di erbe, poi si fa questa tisana e proprio queste erbe in qualche modo già la predispongono ad un'apertura maggiore delle sue facoltà psichiche. Quali erbe? Allora, poi ovviamente cambiano di momento in momento, però come se queste erbe potessero creare precise vibrazioni in lei, eh. Adesso mi viene come il biancospino, l'ortica, perché forse lei ha anche giustamente bisogno di una depurazione profonda. Una depurazione, ecco, l'ortica e il biancospino le vedo in questo momento che è come se si animassero nella loro più profonda essenza, quindi non solo delle piante che agiscono fisicamente, che ne so, per depurare il fegato, per dare una sorta di calma psichica, ma per agire proprio a livello di energia come sue alleate, come se lei le potesse proprio immaginare come delle creature viventi, ok? Che l'aiutano a trasformare tutte queste sue esperienze passate che lei ha accantonato lì, no? La famosa merce che abbiamo visto in cantina che iniziava a puzzare, a fare muffa, così, no? Queste creature, adesso rappresentate dall'ortica e dal biancospino, le fanno come smontare tutte queste varie vicissitudini, poi le fanno smontare al punto tale da diventare delle briciole, un mucchietto di briciole. E poi vedo Grazia che grazie, anche con l'aiuto di queste creature qui, Ortica e Biancospino, che in questo momento sembrano, non so come dire, dei puffettini bianchi, soffiano su queste vecchie esperienze, no? Trasformatesi in questo mucchietto di briciole. Questo mucchietto di briciole si sparge tutto intorno e perde completamente di potenza, di condizionamento negativo su Grazia. E questa è la strada per contrastare, nel caso di Grazia, l'invecchiamento cellulare ed il rischio che lei sospetta di essere esposta a questo rischio di demenza senile, di Alzheimer, come la linea femminile della sua famiglia. Allora, in parte sì, questo che abbiamo descritto, in parte i piedi. Perché adesso mi fa vedere questa immagine che sembra un po' bizzarra. Lei ha piedi nudi con sotto la pianta dei piedi un mattarello. E Mm, quindi lei muove, sta strofinando così. Quindi è come se l'approccio di conoscenza ai suoi piedi l'aiutasse nel senso indicato da te, su ma questi suoi problemi. quindi la medicina cinese, la riflessologia plantare? Intuitiva forse, perché grazie proprio attraverso la conoscenza, magari anche in parte empirica, dei propri piedi, può comprendere delle cose. Quindi comunque ci deve essere anche un po' di libertà, no? Da parte di Grazia nello scoprire le cose, quindi non solo assumere le informazioni che già esistono. Lei è a rischio Alzheimer? Allora, nel suo progetto di assuefazione sì, perché tra le varie altre cose la assuefazione è che lei si deve abituare che questa è una tara fisica familiare e che quindi colpirà anche lei. Certo. In quel Dopo progetto questa lì sì. sessione non più. Ok. Va bene, i figli li abbiamo visti, lei è molto preoccupata per il Cinivac che hanno fatto i figli, nonostante lei si fosse opposta, i figli l'hanno fatto lo stesso.
mi viene la parola il sistema vince, cioè mi dà come l'impressione che a un certo livello loro avessero capito, ok? La presa in giro, la bugia, eccetera, Come però molti, eh, hanno fatto vincere il sistema. Cioè, non è che la consideravo una cosa giusta da fare, eccetera, no? come molti. Però un compromesso. Mm. E avranno conseguenze queste scelte? Allora, io questo non lo so dire. Non so se c'è qualcuno dei due che ha qualche forma di allergia o può essere predisposto a qualche allergia. Sì. Il grande? Questo, Grazie al grande? Sì, il grande. e vabbè, Il però primo. non è che... Vabbè, questo forse anche prima. Ok. Beh, già che ci siamo, chiamiamo anche i gatti, che non ci sono più, insieme alla mamma e alla nonna materna di Grazia, torniamo di fronte a loro. Messaggio finale della mamma a Grazia e risposta di Grazia. Mm, allora, la mamma di Grazia dice, lo sai che c'è stato un periodo verso la fine in cui credevo di non meritarti? Adesso ho compreso che le cose stanno in maniera molto diversa. Ma quello che ti voglio dire è che tu ti meriti, mi fa vedere il bianco, il nero e tutti i colori che ci sono in mezzo. E lei cosa risponde? La sento commossa e dice quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore e voglio liberarmi, non essere più prigioniera. In vite parallele, loro due cosa sono in questo momento? Sì, sono. Mm. Dunque, mi sembra che Grazia sia l'apprendista fornaio E la madre, del mastro. il fornaio senior. Sì, mastro Bello il fornaio. pane. Sì. Ehm, Buon rapporto o conflittuali anche lì? beh, abbastanza severo, il mastro. Beh, anche perché qua lei è un ragazzo molto, molto giovane, ha iniziato a lavorare presto. Gli orari sono molto duri, burbero, un po' burbero. Poi, mm, è strana, cioè, come mi fa vedere che Grazia soccorre in un incidente stradale la madre. Eh, Grazia mi sembra un uomo, la madre mi sembra una donna e le salva la vita. Salutiamo la mamma e la invitiamo ad andare nel portale Aure. Adesso gli dice, ehm, senti la mia allegria e vedo che è come se saltellasse felicemente verso il portale aureo. Stesso È scambio tutta di messaggi. guizzante, bella. Ottimo. Stesso scambio di messaggi tra la nonna materna e Grazia. Iniziamo dalla nonna, da quello della nonna. Però allora forse ho fatto io confusione. Aspetta, c'è la nonna a cui lei era affezionata, è paterna? Sì, Ah, ok, perché a me è come se mi arrivasse questa qui, la nonna paterna, no? ok, va Non ho, bene. non ho capito se mi dà delle olive o delle ciliegie da far vedere a Grazia, cosa così. Mhm. Forse tutte e due, c'è il dolce e c'è il salato, diciamo, no? E, e la golosità, la vita può essere golosa, deliziosa.
ehm, e che per te lo sia, bimba mia. Mi dà come un'immagine di Grazia che non riesce a arrivare al tavolo, quindi allunga le braccia, ci sono le manine appoggiate al tavolo, no? Per vedere che cosa c'è sopra il tavolo. Se è uno dei ricordi che conserva la nonna. E E, Grazia e la cosa nonna che risponde? la solleva per vedere poi che cosa c'è sul tavolo, ci sono forse delle castagne. Ehm, E, Grazia dice, mi sento bambina ma anche forte. Eh, e gli hai infuso proprio qualcosa in questo momento la nonna. Come se gli avessi infuso un affetto profondo, che è anche un po' una fondamenta, diciamo, no? Come se insomma, Grazia fosse la casa, adesso ha delle fondamenta forti, amorevoli. La salutiamo. Mm. E gli dà così un po' di caldarroste. E chiudiamo il portale aureo. Bello, c'è come una specie di festa, sento quasi il suono dello spumante, del tappo dello spumante. C'è gioia, c'è giubilo. Andiamo al cluster rapidamente. No, allora, in realtà è come se già l'avesse eliminato, eh. Eh, Prima era come se ci fossero delle mura scrostate, un piccolo cimiterino. Me le immagini un po' così lugubri. Però adesso è come se vedessi, un giardino fiorito bellissimo, con tante farfalle. Ha già tolto tutto? Sì, 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 Cosa ha messo qui al suo posto? c'è una grossa mela rossa. Avatar, stesso discorso. Sì, anche l'avatar l'ha già tolto. Non so perché era su una sedia a rotelle sto avatar così, no? Però lei è già adesso in procinto di buttare via questa sedia a rotelle, il computer, tutto il resto. Bene, e il progetto assuefazione quindi è crollato. Sì, Le entità eteriche, mentali e gli impianti, non ci sono più. la PS e la PS sono sempre bianca e fuoco. Eh, sì, mi viene perla più che bianco adesso, perla e fuoco. Nuova vibrazione. 700, Wow, questa è la vibrazione di grazia. Nuova consapevolezza. 197, Mhm. PS, 52, vite, 1806, cervello, capacità medianiche. 10,8, E sta salendo. Suscettibilità ipnotica. 66, Mhm. Potrà arrivare a 100 un giorno. sì, certo, 3D, 22. bassissima. Messaggio finale di grazia a se stessa. Ehm, Sto proprio bene. Sono sollevata, sono leggera, mi sento in comunione con tutto, in un giusto equilibrio. È bello, sono in pace, la vedo appunto a piedi nudi, in diverse situazioni, piedi nudi nell'acqua, piedi nudi addirittura su una fune.
I piedi sono la mia forza. La mia testa è nel cielo, i miei piedi sono a terra. Mm. Quindi era un po' scarica di primo chakra all'inizio, adesso è più radicata. Sì, come in perfetto equilibrio tra il cielo e la terra. Va bene. Come la vedi? Bella, giovane, e prettamente fiduciosa. Come vedi i cluster? Scusa, il cinema? I figli, mm, sono sorridenti, c'è uno che ha preso come una falce, non lo so se dovrà tagliare delle cose, cose sue, personali, per la sua vita, eccetera. Il compagno è come se non stesse più nella pelle di passare del tempo con lei. Eh, e vuole però allo stesso tempo anche portarla fuori, far vedere agli altri quanto brilla questo gioiello. Va bene. Allora abbiamo finito.